Oggi ti mostro come creare una simpatica idea per casa o per la cameretta realizzata riutilizzando un barattolo di colla vuoto. Se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Disanaya Katarushi, Laxa 20, Erika e Luciana e Carmela Sottile. Se vuoi essere salutata anche tu, lasciami la tua richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial. Continua a guardare. Vediamo come riutilizzare questo barattolo di colla. Per prima cosa togliamo l'anello e poi eliminiamo tutti i residui di colla ormai asciutta. Se ci sono residui di colla togliamoli. Passo della carta vetrata su tutta la superficie del barattolo per fare in modo che poi il gesso acrilico che passerò come fondo aggrappante si attacchi meglio. Io uso carta vetrata 150, non è necessario calcare tanto o usare carta vetrata più spessa, basta solo che la superficie diventi leggermente ruvida, perché poi non voglio che quando stendo l'acrilico si possano vedere delle righe. Passo la carta vetrata anche sul coperchio. Passo tutta la superficie del barattolo con un panno leggermente umido per eliminare tutti i residui di polvere. Ora uso del gesso acrilico, mi servirà come fondo aggrappante. I fondi aggrappanti servono proprio per far aggrappare la vernice in modo che non si stacchi e non si sfogli. Tampono il gesso acrilico con la spugnetta, anche in questo caso per evitare che poi mi rimangano delle righe. Se per caso fai fatica a reperire il gesso acrilico, un'alternativa per dipingere superfici non porose come la plastica può essere quella di usare chalk paint. La chalk paint è un tipo di pittura che rimane opaca, si chiama chalk paint appunto perché è stato aggiunto del gesso all'interno della vernice e questo contribuisce a far rimanere più facilmente la vernice attaccata. Per far asciugare il barattolo infilo su una bottiglietta e lo lascio asciugare per almeno 2 ore. Frattempo preparo il coperchio, traccio una fessura al centro, apro la fessura aiutandomi con un taglierino. Assicurati anche tu che la fessura sia abbastanza grande provando a infilarci una moneta da 2 euro. Ora passo una mano di fondo anche sul coperchio del barattolo. Lascio asciugare anche il coperchio per un paio d'ore. Ora dipingo con colore acrilico giallo tutto il barattolo. A seconda di quanto è coprente l'acrilico che state utilizzando, passate più mani fino a che le scritte non si vedono del tutto. Ora che la vernice acrilica si è asciugata, possiamo disegnare il volto del personaggio Lego, prendendo spunto magari da uno che abbiamo a casa o cercando un'immagine su internet da copiare. Ti consiglio di fare il disegno a matita in modo leggero prima di ripassarlo con un pennarello indelebile. Il mio salvadanaio Lego è pronto, non mi resta che sistemarlo in cameretta. Se ti piacciono tutorial come questo, ti ricordo che puoi iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Tu avevi mai realizzato qualche oggetto per decorare casa o per la cameretta riutilizzando un barattolo di colla vuoto? Fammelo sapere nei commenti. Puoi anche mandarmi le foto delle tue creazioni tramite Instagram o Facebook. E se questo video ti è piaciuto potresti lasciarmi il tuo like e condividerlo sui social. Io ti ringrazio fin da ora. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Oggi ti mostro come creare una simpatica idea per la cameretta riutilizzando... Oggi ti mostro come... Oggi saluto
Oggi saluto Disanayaka Tairushi. Se ti piacciono tutorial come questo,